Ciao, io sono Andrea e oggi voglio spiegarti come impostare una campagna su Facebook e Instagram per far crescere il tuo business. Prima però voglio dirti che non è obbligatorio creare una campagna di sponsorizzazione, ma se stai valutando di pubblicizzare la tua attività, voglio spiegarti come attivare nel modo giusto una campagna sui social così da ottimizzare il tuo investimento. Devi sapere intanto che le campagne si possono creare sia da Facebook che da Instagram, ma io oggi ti spiegherò come crearla a partire da Facebook, dove le impostazioni sono più complete e ti offrono molte più opzioni. Entra sulla tua home page di Facebook, poi in alto a destra clicca sulla freccia e seleziona Pubblicità su Facebook. A meno che tu non abbia un account business manager già attivo, ti porterà a questa schermata, dove automaticamente creerà un account pubblicitario da cui gestirai tutte le tue campagne di sponsorizzazione. Ti porterà alla schermata principale dove troverai tutte le opzioni e le tipologie di campagne. La prima cosa infatti che devi avere ben chiara è capire qual è il tuo obiettivo. Potrai scegliere tra notorietà, cioè far conoscere il tuo business. Considera quindi di creare le prime interazioni con i tuoi utenti, oppure una campagna di conversione, la cui finalità è quella di far compiere una determinata azione all'utente durante la tua campagna. Ora però voglio spiegarti ogni tipologia più nello specifico in modo che tu possa scegliere esattamente quella giusta per il tuo obiettivo. Dovrai scegliere notorietà del brand nel caso tu volessi far vedere una campagna alle persone più affini e potenzialmente più interessate alla tua attività. Qui Facebook ti dirà anche quante persone hanno memorizzato il tuo marchio e quindi conserveranno un ricordo della tua foto o video e quindi in un secondo momento potranno essere più propensi ad un'azione perché hanno già visto il tuo marchio o il tuo prodotto in precedenza. Se invece la tua attività è più generica, quindi è più difficile selezionare un target molto specifico perché non è un interesse particolare. Allora dovrai scegliere l'opzione copertura che mira a far vedere a più persone possibili la tua campagna. Facciamo un esempio. Se tu hai una pasticceria per celiaci, allora farai una campagna di notorietà del brand solo sui celiaci, che sono target molto ben specifico. Se invece tu fossi un idraulico express, allora non hai un target così specifico, ma il tuo obiettivo è quello di farti conoscere da più persone possibili. Allora sarà più importante per te scegliere una campagna di copertura. Se invece vuoi scegliere una campagna per aumentare la considerazione, sollecitando una prima interazione, allora potresti scegliere una campagna di traffico. Come dice la parola stessa, ha come obiettivo creare del traffico su un determinato obiettivo, come ad esempio un sito web, un'app, oppure direttamente su Messenger o WhatsApp. Dovrai invece optare per una campagna di interazione se invece tu volessi far crescere i fan della tua pagina, oppure per ottenere più mi piace ai tuoi contenuti o foto, oppure più risposte di adesione ad un determinato evento. Se tu fossi invece uno sviluppatore di app, puoi optare sulla campagna di considerazione installazione app, proprio per aumentare i download e quindi far accrescere i tuoi utenti. Se la tua strategia comunicativa prevede molti contenuti video particolarmente interessanti, potresti valutare una campagna mirata all'aumento delle visualizzazioni, ricordando sempre di optare per video brevi tra i 15 e i 45 secondi, magari con i sottotitoli se ci fossero dei dialoghi. Se il tuo metodo di contatto non è Facebook, ma magari il telefono oppure la newsletter, allora puoi scegliere la generazione di contatti, una campagna creata da Facebook che mira alla compilazione da parte degli utenti di forum dedicati che potrai personalizzare con i dati di cui hai bisogno. Ti consiglio di utilizzare questa tipologia di campagna, però solo quando hai bene in mente che cosa farai con questi contatti e senza far passare troppo tempo per il secondo contatto una volta ricevuti i dati. Infine, potresti creare una campagna messaggi se come obiettivo hai quello di creare un primo dialogo con le persone, magari per rispondere a una domanda o a una richiesta di informazioni attraverso Messenger. Le ultime campagne di cui ti voglio parlare sono quelle di conversione come ti accennavo prima.
Io però ti consiglio di creare queste campagne solo una volta che la gente conosce il tuo marchio o la tua attività e creare così già una base di persone potenzialmente interessate a ciò che offri. Facciamo un esempio pratico. Se tu avessi appena aperto una gastronomia da asporto e tu volessi che le persone ordinassero online. Prima dovresti fare una campagna di copertura che ti serve per farti conoscere e far sapere agli abitanti della tua città, dei comuni limitrofi, che hai aperto una nuova gastronomia, magari postando foto dei tuoi piatti, del tuo assortimento, in modo da invogliarli. A questo punto potrai creare una lista con tutte le persone che avranno interagito con la tua pagina e creerai per loro una campagna di conversione, dove ad esempio offrirai la consegna gratuita sul primo ordine. E quindi la tua conversione corrisponderà alla compilazione e all'invio del form dell'ordine o al pagamento online dell'ordine effettuato. La conversione è un nome generico che comprende tante azioni diverse. Ad esempio, è definita conversione un utente che visualizza un determinato contenuto oppure un utente che completa l'iscrizione alla newsletter. Quindi più in generale sei tu a indicare l'azione che deve compiere la persona. Per impostare questa azione però devi inserire un pixel sul tuo sito internet, quindi per questa opzione potresti aver bisogno di un esperto. Se invece tu avessi anche un e-commerce, potrebbe essere molto utile per te una campagna di conversione per la vendita dei prodotti del catalogo caricato su Facebook e Instagram. Infine, se hai una sede aperta al pubblico e vuoi portare più persone a visitare fisicamente il tuo negozio, puoi optare per una campagna per incentivare il traffico nel punto vendita che sfrutta la geolocalizzazione e quindi si concentra sui potenziali clienti che si trovano nei dintorni. Ad esempio, se tu avessi una pasticceria, potresti avviare una campagna che si attiva dalle 7 e 10 del mattino che inviti le persone a visitare il tuo negozio perché c'è un'offerta di caffè brioche a 1,50 €. Adesso ti spiegherò come impostare una campagna su Facebook, però ti consiglio di farlo dal computer, non da smartphone. Per prima cosa devi capire esattamente cosa vuoi ottenere e porti alcune domande come ad esempio chi voglio raggiungere, cosa voglio ottenere, cosa posso dire di me e cosa posso fare di interessante per un potenziale cliente. Queste sono solo alcune delle domande che ti puoi fare. Il mio consiglio è sempre quello di porti un obiettivo e focalizzarti su quello, chiedendoti come ottenerlo con gli strumenti e le tipologie di campagne che hai a disposizione. Fare una sponsorizzazione senza obiettivi e senza una buona base nella maggior parte dei casi si rivela uno spreco di denaro, quindi scegli di investirli bene e programmare tutte le azioni che dovrai fare per poter raccogliere i primi frutti del tuo investimento. Ci troviamo sempre in questa schermata. Ti farò vedere ora come impostare una campagna notorietà del brand che ti consiglio di attivare per crearti una base di potenziali clienti che possano poi iniziare a conoscerti e interagire con te. Dai un nome, così sarà più facile ricordarti di che campagna si tratta. Quindi imposta il tuo budget, puoi impostarne uno giornaliero, anche solo 1 o 2 euro al giorno, oppure se preferisci potrai impostare un budget totale. È possibile che ti chieda di impostare il tuo account con valuta e fuso orario se è la prima volta che usi Business Manager. Ora dovrai crearti un pubblico. In futuro potresti avere un pubblico già ben definito, magari formato da tutti quelli che hanno visitato una determinata pagina del tuo sito web. In quel caso dovrai selezionarlo dall'elenco del pubblico personalizzato. Scegli quindi un luogo in cui vuoi che la tua campagna venga visualizzata. Puoi scegliere genericamente Italia se il tuo target è tutto il territorio nazionale, oppure puoi essere più specifico selezionando una o più regioni. Se invece il tuo target è esclusivamente locale, dovrai selezionare uno o più comuni e volendo anche un raggio su cui estendere il pubblico. Potrai anche escludere determinate località o regioni, insomma, puoi decidere ogni aspetto della tua campagna. Ora dovrai selezionare la forbice di età e il sesso a cui voler far visualizzare la tua campagna. In questo caso
Fai affidamento al tuo target di riferimento. Se non sai quale sia, non perderti il mio video dedicato all'elaborazione e individuazione del target per la tua attività. Ti sarà molto utile per elaborare una campagna più precisa e accurata. Se poi il tuo target è stato ben elaborato, potrai anche selezionare informazioni ancora più dettagliate, come dati demografici, come ad esempio lavoro, istruzione, comportamenti, interessi. Ci sono tantissime caratteristiche specifiche che puoi inserire. Più conosci il tuo target, più potrai essere preciso. Inoltre dovrai anche decidere dove far comparire la tua campagna. Puoi scegliere tra i posizionamenti automatici, che è l'opzione consigliata, oppure se hai bene in mente dove vuoi o non vuoi che la campagna venga diffusa lì, potrai selezionare o deselezionare scegliendo i posizionamenti manuali. Su ottimizzazioni e controlli di spesa invece potrai andare a programmare quando far partire o interrompere la tua campagna. Clicca su Continua. In questa pagina puoi decidere se collegare la campagna non solo alla tua pagina Facebook, ma anche al tuo account di Instagram. Inoltre qui dovrai anche impostare tutta la parte creativa della tua campagna, optando tra le due macro categorie: il carosello, che mostra una serie di foto o video che potranno essere sfogliate manualmente dall'utente, oppure immagine o video singolo, una delle opzioni più utilizzate e che ti farò vedere come fare. Scegli tra le foto già pubblicate sulla pagina oppure carica il contenuto che vuoi mostrare. Nella parte inferiore potrai sempre vedere in anteprima come apparirà la tua campagna sui vari posizionamenti. In caso tu volessi usare anche un'altra immagine, puoi cliccare su Aggiungi immagine e caricarne un'altra. In automatico Facebook suddividerà il tuo budget sui vari contenuti caricati. Nello spazio testo principale devi invece scrivere il testo che comparirà insieme alla foto o al video. Se vuoi che il pubblico visiti il tuo sito, potrai anche cliccare su casella Aggiungi URL, dove su Titolo potrai scegliere un breve titolo che poi comparirà in grassetto, un'eventuale descrizione che esorti a cliccare e infine, dopo aver inserito il link di destinazioni, dovrai scegliere il pulsante della call to action, ovvero l'invito all'azione. Quindi clicca su Conferma. La campagna ora dovrà essere analizzata da Facebook e poi, dopo qualche ora, se non verrà riscontrata nessuna irregolarità, verrà pubblicata. Potrai ovviamente impostare diverse campagne in contemporanea. Io ti consiglio di cominciare a prendere confidenza creandone una e poi eventualmente aggiungerne altre. Le campagne devono essere costantemente seguite e controllate, verificando l'andamento ed eventualmente modificare, magari sostituendo le immagini, modificando leggermente i testi. Spesso sono i piccoli particolari a fare la differenza. Pronto per cominciare la tua prima campagna? Io intanto ti saluto e ti do l'appuntamento al mio prossimo video. Ciao!